Voilà, benvenuti, bonjour, benvenuti ad un altro appuntamento con Vertigine, un martedì veramente denso, abbiamo purtroppo delle novità non troppo confortanti perché, anzi, eccezionalmente confortanti, visto che tra pochissimo avremo qui in studio Siouxsie e Budgie di Creatures, quindi parleremo ancora di questa storica formazione che ormai da più di 20 anni fa tendenza e che si presenta con un nuovo album che si chiama Anima Animus. Avremmo dovuto avere qui in studio anche Bob Geldof, che però, ahimè, è rimasto bloccato all'aeroporto a causa dell'ennesimo smarrimento dei bagagli. Sono cose che capitano naturalmente a chi viaggia, soprattutto agli artisti, anzi ci sono dei fatti clamorosi riguardo allo smarrimento di bagagli da parte di personaggi famosi, per cui lo stiamo aspettando, vediamo se ce la farà. Comunque, come sapete, quest'oggi, martedì, è giornata anche dedicata ai fan club, si sarebbe dovuto svolgere qui in nostre presenze lo storico incontro tra i rappresentanti del fan club italiano di Bob Geldof e naturalmente l'artista. Ora vedremo che cosa riusciremo a fare, naturalmente con i fattori che ci permetteranno di procedere. Vi ricordo i nostri numeri perché abbiamo lo 055, il nostro numero di telefono, 6800 302, il numero di telefono a vostra disposizione per la video richiesta che concluderà la nostra puntata, e naturalmente i fax a vostra disposizione anche per fare domande ai nostri ospiti, 055 6524 455. Nel frattempo potete vedere anche il nostro indirizzo, che è naturalmente TMC2, Vertigine, via di Villamagna 92 50 126 Firenze. Non lo vedrete, comunque ve l'ho ricordato, ma lo sapete anche in chiusura di puntata. Ma è finalmente giunto il solenne momento di introdurre, di presentare i due nostri super ospiti di quest'oggi. Abbiamo infatti qui Siouxsie e Budgie di The Creatures. Signore e signori, facciano il loro storico incontro, il loro storico ingresso, anzi pardon. Welcome to the show. Hello. Hi Budgie, hi. Hola. Hello. Nice to meet you. Ciao everybody. All right. Eccoci qui, eccolo qui. Siouxsie, yeah. Oh, well, it's better if you sit there. Yes, thanks a lot. Oh, but if you prefer sitting on the swing, you can sit there. It's a soft one. Yeah? Do you feel comfortable? Very comfortable. Very comfortable. That's perfect. So, of course, you're here because you're touring with your latest LP, Anima Animus. And I know that this title is referred to a particular Carl Jung expression about the transgender. I would like to know something more about this title. Sto chiedendo a Siouxsie e Budgie di parlarci del titolo di quest'album, che fa riferimento ad un concetto di Carl Jung, come sapete, psicanalista degli inizi di questa epoca, e che ha proposto con questo nome Anima Animus una sorta di particolare atteggiamento di alcune persone, in particolare legato al, come dire, al concetto di transessualità. So what about this? We believe that the gender, that distinctions and are unimportant. It's not important. We know it's too much kind of I don't know, segregation. Yeah. I mean, it literally means the woman within the man Yeah. within the woman, and I think a person's natural state is to have some masculine, some feminine, and I think, you know, in varying degrees, some people have more or less of the other, and I just don't like it when people are so socially, you know, society is very limiting on some people. Yeah. I think very exclusive. We like to blur the edges. We think it's sort of, you should keep people guessing, you know, Yeah. is he, isn't she? Ok, Siouxsie e Budgie ci rispondono che la cosa sta loro molto a cuore perché trovano che le definizioni, quindi maschio, femmina, cose del genere, siano attinenti un po' all'idea di segregazione. E Siouxsie diceva, in effetti, in ogni uomo, in ogni donna c'è una parte di donna e di uomo, quindi una cosa del genere in realtà abbatte tutte le barriere, dei limiti date dalle definizioni. Abbiamo una telefonata in linea, we have a telephone call for you, I guess. Hello? Pronto? Ciao! Ciao, sono Manuel da Roma. Manuel, Hello, he calls Siouxsie. from Rome. Hello, Hi. where are you phoning from? I'm from Rome. Ah, see you tomorrow then. Yeah, sure. Volevo fare una domanda a Siouxsie. Vai! A parte volevo dirgli vari complimenti dell'ultimo disco che è bellissimo. Many compliments for your past album. E volevo sapere se Molto magari grazie. se domani faranno anche dei pezzi dei Banshees. He's asking if tomorrow or during this tour you're still playing some Siouxsie and the Banshee Banshees songs, no. songs. Absolutely not. No, Marco, non se ne parla proprio. Ok, va bene. Grazie.
Tra l'altro ricordiamo che The Creatures è un progetto che è nato nel 1982. The Creatures was a project you started since 1982. 81. So, 81? Oh, Yeah. Addirittura dall'81, quindi ci dicono Yeah. che è un progetto parallelo all'attività dei Banshees e che comunque ha visto schierati già Siouxsie e Budgie insieme, Siouxsie naturalmente alla voce, Budgie alle percussioni, alla batteria. And yeah, this album is strongly, I mean, on your voice and on your rhythms. And which kind of work did you do on these new songs? Well, I mean, from the very beginning, the Creatures always started with just drums and voice. Yeah. I think that's what gave its distinction from the Banshees to the Creatures. It was very unique in that it was just drums and voice. Sure. And I think this album here just sees us starting with that, and on some of the songs we've included a lot of modern technology with the foundation of drums and voice, and some has been left quite simple as well. We released an EP last year that was the beginning of our writing, and we separated it because it was probably more traditionally like the Creatures that people would know from 81 with No the one EP. love. Dice Siouxsie che naturalmente, visto che il progetto The Creatures era nato sostanzialmente come semplicemente voce e percussioni, si è evoluto perché infatti in questo ultimo lavoro ci sono anche delle introduzioni, delle ulteriori aggiunte, quindi c'è una parte fortemente tecnologica, elettronica con delle tastiere e poi delle parti di chitarra che poi tra l'altro sono state realizzate da un vecchio chitarrista della formazione a cui appartenevo. Going back to the icons on the cover, Siouxsie is in a male icon, while you, Budgie, are In the skirt. Yeah. In the dress. Yes. Se vedete la copertina, appunto, Budgie è in un simbolo come quello che si trova fuori dai bagni per le donne, mentre Siouxsie appunto è inclusa in un simbolo maschile. I know that you've always been fascinated by icons and powerful symbols, and in a way you are a symbol. I mean, you are the start of a sort of trend, or whatever you may call it, hair, a particular way of expression. I mean, how do you feel towards people that actually catch that trend from that time, and how do you feel you to be in this time? I think, obviously, I've always been fascinated by image and iconography. I also, for me, there has to be a substance to it as well. If it's just a veneer or a surface, then, and it doesn't go any, be quiet, if it doesn't go any deeper, then I don't know, it's not really important then, and I think there's too much emphasis on superficial attraction. Yeah. Again, you're always attracted to things at first by sight, but you know, if you investigate it and there's nothing more to it, then for me it loses its appeal or attraction. Sure. Ok, Siouxsie ci risponde alla domanda appunto di che cosa pensi dei simboli, delle icone, dice naturalmente sì, certo, noi lo siamo stati, però tutto ciò che mi interessa in realtà è ciò che c'è più in profondità rispetto ai simboli, alle icone o ai simbolismi, in quanto poi se tutto rimane semplicemente sulla superficie non ha effettivamente senso. We have another telephone call for you. Pronto? 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 Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Sono Lorenzo. Ciao, Lorenzo. Siouxsie and Budgie? Hello. It's Lorenzo Oh, where are you phoning from here? from Florence. Oh, Ciao, Lorenzo. in this town here. Yeah. Fiorenzi. Yes. From the You pond. don't recognize me. Huh? Puoi ripetere, sounds Lorenzo? familiar. Sounds familiar. Anyway. Come scusa? Puoi ripetere, credo che non abbiano capito l'ultima cosa che hai detto. No, vabbè, perché noi ci conosciamo, forse in questo momento non mi conosco. Ok, no, Budgie ha detto sounds familiar, quindi penso che ti abbia riconosciuto. Alright. Anyway, parlo in italiano. Sì, vai. Ok. Volevo fare solo una domanda e volevo chiedergli se avranno altri singoli dopo questo e come mai non è possibile reperire sul mercato il disco. Allora, ti posso rispondere immediatamente. Comunque, ora lo chiedo anche loro. He's asking which will be the next single, but we know that Say, Say and we're is the going to next listen single. and watch it afterwards.
Quindi ti posso annunciare, Lorenzo, che tra pochissimo vedremo 6 in anteprima assoluto, visto che abbiamo Siouxsie e Budgie qui con The Creatures, ti faremo vedere in anteprima, basta che tu aspetti 10 minuti o poco più e vedrai appunto il nuovo singolo che dopo Second Floor, che tra l'altro stiamo ascoltando, era la prima uscita relativa ad Anima Animus. Sì, Il disco si trova? Non c'è distribuzione in Italia, mi pare. No, è distribuito da Audioglobe, te lo posso testimoniare. Ok, Sì, benissimo, sì. bene. Anzi, sarà già un cult perché arriva dopo 3 anni di silenzio da parte di The Creatures. Vuoi chiedere qualcos'altro, Lorenzo, velocemente? No, a che ora inizia il concerto stasera? Ma intorno alle 10, questo te lo posso dire. Ok, va bene. Grazie, See you Lorenzo. tonight. Ciao, Bye. Lorenzo. See you tonight. Ciao! Allora, we stop for a while, afterwards we will come back, Ok. naturalmente con Siouxsie e Budgie, The Creatures. A tra poco! Hi. Oh, look, your feet are coming. Eccoci qui, bentornati in Vertigine e bentornati naturalmente anche a Siouxsie e Budgie, ovvero The Creatures che sono qui. The audience claps, naturalmente il pubblico applaude. Allora, ok, so we can go on. Talking about the lyrics. Tranquille. Okay. Talking about the lyrics, it seems to be a sort of roller coaster between angst, terrible angst, and very sweet moments. Yeah. And there are a sort of introspective moments. I Was Me, I think, is the center of it. Right. While the Exterminating Angel It's takes a me- rant. It's a rant. It's a rant. Exterminating. It's very external. Yeah. Yeah. So, how did you calibrate the lyrics for these A new lot songs? a lot of the lyrics come in a very subconscious way. Personally, I don't sit down and, you know, write a song. It's usually I'm most inspired or something happens either in a twilight situation when I'm just going to sleep or when I'm just waking up. So I have to have pen and paper near the bed. It's literally like that, and I've become very good at writing without seeing. I can Great. just write. And to me, I like things that happen almost without. It's almost like you're taken over, I think. Yeah. And so some of it is very much subconscious, sort of very deep within there, and I can't really explain it myself. And some of it is, like you said, Exterminating Angel is definitely a rant, but it's also getting pulled in, creating your own. It's like a cinema-scape, you know. Cinema is one of the other questions I would like to put to you because you've always been connected with cinema. Many songs are inspired by movies and you worked on so many soundtracks. So it would be an interesting question, but... Well, we talk very much in visual Yeah. language rather Yeah. than musical terminology. We do think in terms of pictures rather than Yeah. technical jargon. Parlando di testi, Siouxsie dice naturalmente tutto ciò che viene fuori è molto subconscio, infatti addirittura scrive nemmeno guardando il foglio, tiene carta e penna accanto al letto e anche senza guardare fa emergere tutto ciò che le viene fuori, poi tra l'altro in una zona crepuscolare, quindi tra il giorno e la notte, quindi un momento di passaggio durante il quale tutto ciò che viene fuori riesce a scriverlo e poi tra l'altro tutto viene ricondotto un po' a molte immagini, infatti i testi sono soprattutto proprio dei flash di immagine, molto come si diceva anche prima legato all'immagine e anche ciò che hanno fatto è stato spesso legato al cinema. About Say, it seems to be something autobiographical or anything like that, or it's just inspired to any personal case? What is that about? It's really an entry from a diary. It was whilst I was over in London. I hadn't seen a friend for a long time, and I got a call, and it was another friend that had told me that they'd committed suicide, but out of that, I built a really strong friendship with a new friend. Yeah. So really, the song's kind of for the friend of mine that died, called Billy Mackenzie. Actually, I don't know if you remember him. He was in a band called The Associates. He had a beautiful voice, and there's a girlfriend that we kind of met up. It was actually Robbie Burns night. We had a kind of wake for Billy, but we became very, very close because of it.
and in spite of it, and many of the songs for the two friendships, really. La canzone e il video che stiamo per vedere è la canzone relativa a Sei, il quinto pezzo nell'album, che, diceva Siouxsie, è legata a una vicenda, cioè alla notizia che ha appreso da una persona della scomparsa di una sua amica, e questo poi è andato a costituire, tramite la relazione che si è stabilita da questa notizia, una nuova relazione di amicizia con la persona che le aveva comunicato questo decesso, ahimè, per suicidio. E quindi è un po' un testo che parla di un passaggio da una relazione di amicizia terminata invece ad una che è nata simultaneamente nello stesso momento in cui è stato comunicato il termine della prima. Now we're going to watch your new video, it's new coming. Ok, ci vediamo l'anteprima assoluta, questo è Say e loro naturalmente sono The Creatures. I heard them used to Billy's gone away, left us all for good. No one understood. You only had to say, I would understand. You only had to say, whatever come what may. I was feeling low. You called and you were too. We'd meet Saturday. It happened on Wednesday. You only had to say inside, I would understand. You only had to say, whatever come what may. I don't want you brave. The truce we made today. If you're feeling sad, on me you can depend. You only have to say inside, I would understand. You only have to say inside,
Siouxsie has come out from the waters. Ok. Siouxsie è emersa dalle acque, da queste bellissime acque di questo video 6, vi ricordiamo anteprima assoluta, tratta da Anima Animus, nuovo lavoro dei Creatures, che poi tra l'altro è anche musicalmente molto variegato. Musically, this album is very complete and very diverse song by song. I mean, there are so many different styles. The last song, Don't Go to Sleep, is, I mean, a sort of, I don't know, a guillotine or something like that. It's amazing. I mean, how did you work on the musical part of this LP? I think you know, we wanted to make it quick and spontaneous, but so things like the last track on the album, it is as it was written, as it was recorded. That is the way it turned up the night we wrote it. Yeah. And then the first track, Second Floor, is almost kind of 8 months later when we were working on the last few songs in London in a studio, the other things being in our house in France. Where again we worked very quickly, but in a studio environment with a producer and using all the technology that was available. Yeah. And so it's really two ends of the spectrum, very kind of DIY, at home, very simple, to, you know, full-on sequence and things. So it's kind of a transition. For us, it's kind of starting here, we finish here, but we know we have to continue now. A path. But I think also because a lot of the writing and recording was done at home, it's able that a lot of different moods were captured because of that. We didn't have to go to a studio to get, you know, 9 to set, you know, to work on those hours. So, you know, some things were done at 3 in the morning and some were done at 2 in the afternoon. Whenever you want. So Yeah, that's why you get the whole spectrum of emotion and moods, because it's from, you know, being like that or being really like that at the end of the day. It sounds really sincere, in fact. Yeah. Stavo chiedendo, we have another telephone call, can you hear the sound? Stavo chiedendo appunto come avessero strutturato la parte musicale. Dicono, loro vivono in Francia, in una casa che include anche uno studio di registrazione, per cui hanno avuto modo in questo senso di lavorare sui pezzi man mano che gli emergevano, per cui il suono proprio riguarda tutti i loro stati emotivi, quando si sentivano entusiasti, quando si sentivano profondamente turbati, sono riusciti a manifestare, a registrare, a scrivere, a registrare immediatamente questo il suono che avevano dentro, per cui anche la composizione musicalmente parlando dell'album è molto variegata e molto eterogenea. We have another telephone call. Hello, pronto? Ciao, sono Monica. Ciao Monica. Hi Siouxsie, hi Patty. Ciao Monica. Parlo in italiano meglio. Come vuoi. Ok. Vabbè, volevo fargli innanzitutto i complimenti che l'ho visto ieri a Milano ed erano assolutamente magnifici. Congratulations for Monica, she was in Milan yesterday night. Mille grazie. And you too. You were wonderful. Oh, thank you. Amazing concert. Thank you. And volevo chiedere la canzone Thank You. Se Siouxsie si era ispirata a qualcuno, se aveva semplicemente pensato a un momento che avrebbe voluto vivere o che ha vissuto, che le ha dato un'emozione di un attimo perso. She's asking about the song Thank You. Oh, yeah. And she would like to know if it's connected with something particular, with somebody you would like to really thank, or if it's just the dream of another time, another moment, or whatever. I think it's more it's on both levels, but I think it's more written about, you know, we travel so much and we kind of feel very close to so many people, and then you have to leave. And it's really, it's either it's on a very one-to-one or it's a very general thank you and goodbye, you know, to all the people that we don't meet as well. All right. Monica, non so se tu hai capito? Sì. Comunque diceva è un modo di ringraziare tutti coloro che hanno incontrato durante questo loro, come dire, cammino che tocca così tanti punti che non dà modo mai di approfondire una situazione, ma è un grazie un po' formale, quindi diceva un po' tutte e due le cose, una cosa personale e invece una cosa più generale. It's a thank you and we love you all. We love you all, la dice tu. No. No, that's not true. It's That's impossible. fake. Grazie Monica, ciao. Con presunzione volevo solo dedicargliela loro, perché è quello che hanno detto a noi. Scusa? E con un po' di presunzione forse, però volevo dedicarla a loro, questa canzone, perché è quello che hanno dedicato a noi.
She's dedicating your song to you because she would like to thank you Oh, indeed. well, thank That's you it. back. Thank you, Throw it back at you. C'è un rimpallo Thank di you. grazie. Bye bye. Ciao Monica, grazie infinite. Ciao, grazie a te. Bye. Mi sa, our time has finished. It's I'm gone? afraid. Yeah. So Oh. fast, too fast. Yeah, too fast. Yeah, so many things to say in so little time. I know. We have to thank you, actually, for having been here and for this new work. We're enjoying it and we're going to enjoy you tonight in Right. your live shows. Vi ricordiamo, saranno ancora domani a Roma, questa sera a Firenze. Thank you very much, Budget. Thank you. you very much. Thank you. Siouxsie, Bye-bye. See you The soon. Creatures. Ciao.